Acqua marina per me non è solo una ragazza, non è solo una mamma, non è solo una barca, non è solo un'amica, non è solo una sorella, ma è un po' di tutto questo, probabilmente. Acqua marina mi ha insegnato l'amore, ma non perché in acqua marina c'era l'amore, perché mi ha insegnato quanto il mio amore può darmi la forza di fare cose come anche stare a lavorare 2 mesi da 5 di mattina alle 11 di notte, anche se piangevo tutte le notti, non ce la facevo. Quindi questa è la vittoria definitiva, secondo me, capire come metodologicamente che amare fa bene a te, alle cose e alle altre persone. E questa è una cosa che si dovrebbe spiegare a tutto il mondo, perché secondo me su qualsiasi cosa facciamo, se la fai con amore non può che venire bene. Ciao, allora mi chiamo Simone, ho 32 anni, sono di origini napoletane, sono un quarto inglese da parte di mia nonna, vivo a Palma de Mallorca. Da circa 8 anni io praticamente navigo con Acqua Marina, che è la barca di famiglia, da circa 20 anni. Navigo sicuramente per poter pagare le spese che comporta una barca, ma soprattutto per, diciamo, condividere un poco del mio amore, la mia passione per il mare e anche la mia, direi, maniera di vivere il mare. Da quando sono nato mio padre aveva una barca su cui abbiamo navigato quasi tutte le estati e quindi io sono entrato in contatto al mare molto presto, non mi ricordo la prima volta, diciamo, di essere salito su una barca, però mi ricordo di esserci sempre stato e ne ho fatto di questo, diciamo, è diventata una passione e ne ho fatto poi un po' un lavoro, un hobby, un po' con tutto. Facendo anche tante altre cose, mi interessano moltissime altre cose oltre al mare, però direi che sicuramente il mare è il mio interesse principale, interesse e cura in principale, cura del mare e di me, mi aiuta a fare entrambe le cose. Nella mia vita sempre la barca è la causa e la soluzione di tutti i problemi, cioè io sto male è probabilmente a causa della barca, e organizzazioni, soldi, così qua là, scelta mia, quindi niente da, diciamo, come dire, rimproverare né alla vita né al fato, né a tutta la mia responsabilità, però anche la soluzione, cioè nel momento in cui sto male, faccio una bella navigata e amen, si scorda di tutti i problemi di terra, ti allontani dalla terra, ti riavvicini all'anima e tutto torna in pace. Per me navigare è un po' una maniera di rientrare in contatto con la parte di me più naturale e antica e quindi non so, ritrovare le tue reali radici, perché le radici sono importanti, le radici sono quelle che ti alimentano. E non solo, navigare è una maniera di ritrovare queste radici in un luogo che ti ricorda che siamo noi che ci dobbiamo adattare al mondo, ma non è il mondo che si deve adattare a noi. Ovviamente sto portando all'estremo il discorso, perché non è che si può fermare la società, torniamo alle origini Neanderthal e così, però credo che ci sia una maniera di vivere nel nostro ambiente, perché la verità è che questo è il nostro ambiente, cioè, non è che siamo alieni portati sulla Terra, facciamo parte della Terra, però dovremmo sicuramente imparare a rispettarla e appunto adattarci a lei piuttosto che usarla come il nostro giardino privato o la nostra piscina privata, perché non lo è un regalo che ci è stato fatto, quindi dovremmo averne cura. Per me il navigare è anche un ponte. Il mare magari da alcune persone è visto come una distanza, una barriera. Io lo vedo più come un ponte. Cioè il fatto che ci sia un intero cammino di montagne tra me e un punto mi sembra più ostacolante del fatto che ci sia mare tra me e un altro punto. È tutto piano, guarda che facile andare là, tutto dritto. Invece se tu vai verso le montagne, sali, scendi, fai, rotto, magari cadi, non si può andare. Non vai per mare, scusa. Le possibilità di allenamento in barca. 1, 2. Poi abbiamo flessioni verticali. 1, 2, 3, 4. A cui si può aggiungere anche ovviamente addominali di piedi. Così. 1. Poi se no ovviamente in questo spazio si possono fare flessioni. 1, 2, 3, 4. O addominali. Così.
Allora, diciamo che ovviamente vivere su Acquamarina d'inverno è diverso che girare d'estate un paio di mesi con amici e gente insomma che cambia e si gira, e quindi ogni settimana in qualche modo avere nuove interazioni, nuovi equilibri, nuovi spazi. In inverno ovviamente la cosa è molto più rilassata e spaziosa, per quanto paradossale possa sembrare. Ci sono dei sacrifici ovviamente rispetto a una casa. Varie organizzazioni si devono fare per portare a termine tutti, diciamo, i compiti casalinghi normali. Però tu una casa mobile, un fine settimana bello, stacchi le cime e casa tua viene con te con tutto quello che hai senza dover pensare a niente, a farsi il bagno con te. Non è piglia il frisbee, piglia l'asciugamano, no, tu ti porti la cucina, il frigo, il frisbee, la rete di pallavolo, il sup, tutto. Vivere e dover mantenere una barca ai 42 piedi non è una cosa facile. Per fortuna non sono ricco, quindi non è un mio problema. Quindi mi devo sicuramente liberare dalla barca, questo lo rende facile. Diciamo che l'equazione esce facile. Io ho deciso di vendere la barca non troppo tempo fa, perché credo di aver realizzato di essere arrivato alla fine un po' di un ciclo. Nel senso che quando circa 7-8 anni fa mio padre voleva vendere la barca, per motivi economici, io mi sono proposto di, diciamo, occuparmene con l'idea di manutenerla io, farla lavorare, navigare, appunto, comunicare un po' alle persone qual è il mio tipo di amore e passione verso il mare e magari farci, diciamo, un business o quello che sia. Però la verità è che tutte queste cose le ho fatte, la barca l'ho manutenuta, ho conosciuto un sacco di gente che è venuta a navigare con me, molti di loro si sono innamorati del mare, la barca sta molto più nuova di quando ho cominciato a fare questa cosa 8 anni fa, è una barca vecchia ma che funziona e quindi ho deciso di venderla perché mi sento arrivato alla fine di un ciclo in cui ho capito che sì, lo posso fare, lo so fare, ma a costo appunto di tutto il mio tempo e tutti i miei soldi. E mi sono semplicemente reso conto che adesso io voglio dedicarmi e dedicare le mie energie, le mie risorse, come dicevamo prima, senza sprecarle, a altre cose. Quindi è giusto che qualcun altro possa godere di Acquamarina come io ho goduto fino ad ora. E quindi, come dire, è una bellissima relazione che si conclude felicemente. Sono sicuro che Acquamarina e tutto quello che ho vissuto a Acquamarina mi mancherà, ma mi mancherà come un bellissimo ricordo che sai che ormai è custodito nel cuore senza poter avere la minima, diciamo, dubbio che questa cosa si possa dimenticare. Quindi in qualche modo sicuramente mi mancherà, ma sarò felice di ricordarla come una cosa del passato. Perché appunto, come dicevamo prima, se resta un peso magari diventa un brutto ricordo, invece no. Per ora mi mancherà sicuramente, ma appunto sono felice di separarmi da lei, perché abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare insieme. E non la vedo come una sconfitta perché abbiamo tutte e due in qualche modo guadagnato qualcosa. È come quel concetto di se io do $1 a te e tu dai $1 a me, ognuno di noi avrà $1. Ma se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, ognuno di noi avrà 2 idee. È un po' lo stesso concetto, diciamo. Ho seminato, penso che ora ho raccolto e mo devo cambiare semina. Non so come dire, mo bisogna fare come la rotazione triennale, come si chiamava? Quella, insomma, cambia. Mo sta terra l'ho usata per questa cosa, mo dobbiamo cambiare. Sto mare l'ho usato per questa cosa, mo. Con questa barca ho avuto tante, diciamo, ricordi, anche brutti, come ti raccontavo del periodo in cantiere, per esempio. È stato un periodo in cui ci siamo odiati, almeno io l'ho odiata Acquamarina, lei lo sa.
Però quel periodo è stato veramente terribile, e quindi come un periodo probabilmente cattivo con una ragazza, con una relazione, senti dell'odio che passa con il tempo, uno ritorna a capire perché ho fatto quei mesi di cantiere. Perché in quel momento non me lo ricordavo, in quel momento la volevo tanto affondare e bruciare, è quel tipo di odio. Ci ho messo circa un anno un po' a recuperare un po' col mio rapporto con Acqua Marina. Che appunto, ripeto, un po' con una mamma, un po' con una sorella, un po' con un'amica, un po' con una fidanzata, una moglie, non so come dire, sicuramente. E per gli altri non so cosa ha significato esattamente Acqua Marina per gli altri, però secondo me per ognuno qualcosa di diverso, ma per chi l'ha capita, per tutti quanti qualcosa che diciamo, che ha qualcosa a che vedere con l'amore, secondo me. Acqua Marina è connessione con la vita. Condivisione con l'equipaggio è una cosa assurda. Per me non ci stanno sensi di dire Acqua Marina, c'è talmente tante cose che la vita me la immagini. Acqua Marina per me è libertà e passione. L'unico momento in cui sono riuscito a riconnettermi con me stesso. Acqua Marina è il senso di scoperta del mare, scoperta dei mari e scoperta allo stesso tempo di me stesso. Acqua Marina! Per me Acqua Marina prima cosa è Simone Parisi, poi Acqua Marina è la scelta e l'amore di vivere. Con amore. E non credo che quindi l'amore in realtà possa essere trovato in un oggetto, in una cosa, in una passione. L'amore è dentro, al massimo ci sono delle cose che ce lo fanno vedere dall'esterno. Quindi per me direi Acqua Marina mi ha insegnato l'amore, ma non perché in Acqua Marina c'era l'amore, perché mi ha insegnato quanto il mio amore può darmi la forza di fare cose, come anche stare a lavorare 2 mesi dalle 5 del mattino alle 11 di notte, anche se piangevo tutte le notti, non ce la facevo, quindi, però l'ho fatto, perché l'ho fatto, sono così stupido che l'ho fatto, è solo per amore, è quella bellissima stupidità che è l'amore, che a volte lo simbolizziamo all'esterno di noi in delle cose, ognuno la sua, questo vedi. Volevo farmi un tatuaggio che rappresentasse Acqua Marina, però non sapevo esattamente che cosa. A un certo punto l'idea è stata quella di chiedere a tutte le persone che sono state su Acqua Marina di disegnarmi una piccola cosetta, quello che sia, un'immagine, un oggetto, che per loro rappresentasse l'esperienza di Acqua Marina. Sarà probabilmente un tatuaggio grande, per me va bene perché l'importanza e l'influenza di Acqua Marina nella mia vita sicuramente è grande, ma che appunto simbolizzasse effettivamente quello che poi per me è Acqua Marina. E per me Acqua Marina è stato un incontro, non solo un incontro con la barca, un incontro con tutte le persone che mi ha permesso di incontrare. E quindi, poiché anche per me tutte queste persone hanno significato qualcosa di diverso, mi piace ad avere una loro traccia addosso, insomma, se io e Acqua Marina abbiamo lasciato una traccia dentro, su di loro, dentro di loro, allora voglio lo stesso simbolizzato su di me, come ricordarmi di quante cose belle ti può dare un amore, anche se l'amore verso la barca, guarda quanto amore mi è tornato indietro grazie a questa barca. E poi secondo me c'è chi lo chiama karma, c'è chi lo chiama Dio, c'è chi come vuoi tu, chiamalo come vuoi tu, ma è questo secondo me la vita, è quello alla fine, quello che dai, quello ricevi. Quello che metti, chi semina vento raccoglie tempesta, lo stesso per il contrario, però chi semina, diciamo, bene raccoglie amore, o chi semina amore raccoglie ancora più amore, in qualche modo è solo a crescere. Quindi state a cuore a quello che semini nella vita perché è importante. So pazzi e voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. So pazzi e scusate vado di fretta, c'ho il popolo che mi aspetta, non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno dalle lune, e lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazzo. So pazza, c'è scassato cazzo. Non è vero, mica le buttiamo mai queste cose.